Immagina un esercito di 50 miliardi di soldati d'élite. Sono armati, sono vigili e pattugliano ogni millimetro del tuo corpo 24 ore su 24. Il loro unico scopo è proteggerti, distruggere gli invasori, mantenere l'ordine. Ma cosa succede quando questo esercito perfetto riceve un ordine sbagliato? Cosa accade quando i generali improvvisamente decidono che il terreno su cui camminano è il nemico? In questo preciso istante, per milioni di persone nel mondo, è scoppiata una guerra civile silenziosa e devastante. Benvenuto nel caos ordinato del morbo di Crohn. Per capire il disastro, dobbiamo prima guardare la meraviglia. Il tuo intestino non è solo un tubo, è una metropoli biologica complessa quanto una foresta pluviale. Qui vivono 38 trilioni di batteri. Sono i tuoi alleati. Ti aiutano a digerire, producono vitamine, addestrano il tuo sistema immunitario. In un corpo sano c'è una tregua sacra. I batteri restano nel loro quartiere, le cellule immunitarie restano nel loro. Un muro invisibile di muco e cellule separa questi due mondi. È una frontiera di pace che dura da millenni. Ma nel codice genetico di chi soffre di Crohn c'è spesso un piccolo errore di battitura. Un gene, chiamato a volte NOD2, agisce come un sensore di fumo. In una persona normale, questo sensore scatta solo se c'è un incendio vero. Ma in chi ha il Crohn, questo sensore è tarato male. È ipersensibile. Basta una briciola di pane, un batterio innocuo o persino lo stress e il sensore va in tilt. Invece di ignorare i passanti innocui, lancia l'allarme rosso nucleare. Urla al corpo che siamo sotto attacco totale. La barriera di pace si rompe. I globuli bianchi, ingannati dal falso allarme, sfondano le pareti dei vasi sanguigni. Non ne arrivano 10 o 100, ne arrivano milioni. Si riversano nel tessuto intestinale come uno sciame di locuste affamate. Rilasciano citochine, vere e proprie bombe chimiche progettate per sciogliere i batteri nemici. Ma non ci sono nemici, c'è solo il tuo tessuto sano. E così il fuoco amico inizia a bruciare la struttura stessa che dovrebbe difendere. Qui sta la differenza cruciale tra il Crohn e altre malattie. Immagina di graffiare la vernice di un'auto. Quella è una colite ulcerosa, superficiale. Il Crohn, invece, è come un proiettile che trapassa la portiera da parte a parte. L'infiammazione non si ferma alla superficie all'interno. Scava, penetra la mucosa, la sottomucosa, il muscolo, fino alla sierosa esterna. È una ferita a tutto spessore. L'intero spessore della parete intestinale si gonfia, diventando rigido e dolente. Il tubo flessibile diventa un tubo di piombo. Dove le bombe chimiche cadono più fitte, il tessuto muore. Si formano le ulcere. Non pensare a piccole afte. Pensa a crateri vulcanici attivi nel tessuto vivo. Queste ulcere possono essere lunghe, serpeggianti, come fiumi di lava che corrodono la valle. Sono profonde e dolorose. Ogni volta che il cibo passa sopra queste ferite aperte, i nervi scoperti urlano al cervello un segnale di dolore acuto. È come versare succo di limone su una ferita aperta, ma dall'interno, dove non puoi grattarti. Il corpo, disperato, cerca di contenere questa distruzione. Ma è confuso. Crede che ci siano batteri resistenti da isolare. Così, le cellule immunitarie si fondono insieme, formando delle sfere chiamate granulomi. Sono come piccole prigioni di massima sicurezza costruite attorno al nulla. Queste sfere dure si accumulano nella parete intestinale. Immagina di nascondere migliaia di biglie di vetro dentro l'impasto di una torta. L'impasto non è più soffice, diventa grumoso, irregolare, pieno di nodi duri al tatto. Il risultato di questa guerra a macchia di leopardo è visivamente sconvolgente. I medici lo chiamano cobblestoning, effetto acciottolato.
Immagina una strada romana fatta di sanpietrini irregolari. L'intestino sano è liscio come la seta. L'intestino con Crohn diventa una strada dissestata di isole di tessuto gonfio, separate da profondi canyon di ulcere. Il cibo non scivola più via veloce, rimbalza, si incastra, rallenta. L'autostrada ad alta velocità è diventata una mulattiera di montagna impraticabile. Quando il corpo cerca di riparare queste ferite profonde, commette un altro errore fatale. Usa troppo materiale da costruzione. Deposita strati su strati di collagene, creando tessuto cicatriziale. Ma il tessuto cicatriziale non è elastico. È come il cemento. Non si allarga, non si contrae. Man mano che questo cemento si indurisce, stringe il tubo intestinale come un serpente boa constrictor. È la stenosi. Il diametro del tubo si riduce fino a diventare piccolo come la cruna di un ago. E lì tutto si blocca. A volte l'ulcera è così profonda che non si ferma. Continua a scavare. Attraversa l'intera parete intestinale e cerca una via d'uscita. Crea un tunnel, una galleria sotterranea chiamata fistola. Questo tunnel può collegare l'intestino a un altro organo, alla vescica, alla pelle o addirittura a un'altra ansa intestinale. È come se qualcuno scavasse un tunnel non autorizzato dalla metropolitana direttamente nelle fogne o in una cantina vicina. I batteri e i fluidi finiscono dove non dovrebbero mai stare, creando infezioni pericolose in territori vergini. Mentre accade tutto questo, il tuo corpo sta morendo di fame in mezzo all'abbondanza. L'intestino è la tua raffineria di carburante. È lì che estrai l'energia dal cibo. Ma un intestino infiammato e cicatrizzato non assorbe niente. Il cibo scivola via senza essere processato. Le vitamine, i minerali, le proteine vengono persi. Puoi mangiare quanto vuoi, ma le tue cellule restano a digiuno. È come avere il serbatoio dell'auto bucato. Puoi continuare a versare benzina, ma il motore si spegnerà comunque. E non finisce qui. Il sistema immunitario è in stato di allerta globale. Le citochine infiammatorie viaggiano nel sangue e colpiscono bersagli lontani chilometri dall'intestino. Gli occhi si infiammano. Le articolazioni si gonfiano e fanno male come se avessi l'artrite. La pelle si riempie di noduli dolorosi. Il morbo di Crohn non è una malattia della pancia, è una malattia del sistema. È un incendio che parte dalla cucina, ma che sta riempiendo di fumo ogni stanza della casa. Per decenni abbiamo combattuto questa guerra con armi spuntate, ma oggi la scienza ha creato i farmaci biologici. Questi non sono semplici compresse, sono anticorpi monoclonali, missili intelligenti progettati in laboratorio. Immagina di poter intercettare il messaggero che porta l'ordine di attacco prima che raggiunga i soldati. Questi farmaci bloccano le molecole infiammatorie, come il TNF-alfa, mentre sono ancora in volo. Disinnescano la bomba prima che tocchi terra. L'ordine di attacco viene cancellato. Quando l'attacco cessa, accade il miracolo. La mucosa intestinale ha una capacità di rigenerazione incredibile. Se diamo al tessuto il tempo di respirare, le cellule staminali iniziano a lavorare. Riasfaltano la strada, chiudono le ulcere. La barriera mucosa si riforma. Certo, le cicatrici profonde restano, come monumenti a una guerra passata, ma la funzione ritorna. La vita riprende a scorrere. È una pace armata, fragile, che va mantenuta con cura, ma è pur sempre pace. Il morbo di Crohn ci insegna una lezione brutale ma affascinante. Il nostro corpo non è una macchina statica, è un campo di battaglia dinamico, un equilibrio precario tra protezione e distruzione. Ogni giorno, miliardi di interazioni avvengono nel buio del tuo addome e per la maggior parte del tempo tutto funziona alla perfezione. Quando si rompe, capiamo quanto sia preziosa quella normalità silenziosa.
La scienza sta vincendo battaglie che sembravano impossibili solo 20 anni fa. La guerra non è finita, ma abbiamo armi nuove. Il tuo corpo è l'universo più complesso che esplorerai mai. Custodiscilo, rispettalo. E ricorda che anche nel caos della malattia, la vita cerca sempre, ostinatamente, una nuova strada. Io sono Renderium e questo è ciò che accade dentro di te. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.